Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Crotos Studio. Vi invito innanzitutto ad iscrivervi al canale ed abilitare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. E soprattutto vi invito a recuperare gli scorsi video su Crotos Studio. Il primo risale a circa un anno fa ed era il primo video che avevo realizzato che spiegava le funzioni di questo programma. Il secondo su Crotos Studio espansione Genesis, che appunto andava a vedere quali erano gli aggiornamenti. Attualmente sono cambiate un po' le cose perché non è più possibile acquistare i pacchetti, ma si può accedere a Crotos Studio in due modi. Si può accedere alla versione gratuita che presenta solamente alcuni suoni e la versione completa solo attraverso l'abbonamento. Sicuramente vi invito ad andare sul sito ufficiale per andare a visionare i prezzi e tutte le modalità e le informazioni aggiuntive. Se non avete visto gli scorsi video, non preoccupatevi, facciamo una panoramica. A cosa serve Crotos Studio e com'è strutturato? Innanzitutto è un programma che ci permette di realizzare dei suoni in modo facile e veloce, perché partiamo da alcuni preset suddivisi per categoria come ambienti, cinematiche, footstep, al cui interno ci sono poi delle sottocategorie in base al preset che voglio scegliere. Ad esempio voglio scegliere un ambiente città, una foresta, suburbano e così via. Tutti questi preset hanno delle caratteristiche a volte differenti l'uno dalle altre a livello di modo in cui si può sfruttare, quindi è molto veloce ad esempio realizzare delle transizioni per un ambiente, quindi ad esempio la città, introdurre alcuni elementi, spostarci dalla distanza dal traffico. Diciamo che ogni preset poi andremo a vedere ha diverse caratteristiche, altri invece come i footsteps hanno differenti tipologie di scarpa, differenti materiali su cui camminiamo, quindi va a coprire un po' tutti i casi. Quindi è molto facile realizzare dei suoni. Ovviamente siamo legati ai preset che ci sono. In futuro, come viene detto, verrà poi espanso per darci la possibilità di importare nostri suoni e sfruttare il modo in cui lavora Crotos Studio, ma per ora dobbiamo limitarci ai preset che vengono forniti. Se andiamo a vedere, ogni mese escono fuori dei preset differenti. Infatti vediamo qua settembre, agosto, luglio, ogni volta ci sono delle librerie aggiuntive che vanno a completare tutto il lavoro di Crotos. Per chi non conoscesse Crotos, in breve è un'azienda che prevalentemente fa due cose: costruisce delle librerie sonore che possono essere super adatte per game audio, film, quindi ovunque ci serva un effetto sonoro, ma soprattutto crea dei software che facilitano la vita ai sound designer. Quindi pensiamo a Weaponizer, Dehumanizer, sono software che vanno a processare il suono attraverso sample o appunto un processamento diretto online che ci permette di modificare un suono, creare un suono molto facilmente, velocemente e in modo super personalizzato. Andiamo un po' a vedere cosa ci offre il nostro Crotos Studio. Allora, ci sono delle cose che abbiamo già visto nei precedenti video, esattamente il funzionamento, andiamo un po' più veloci. Vi ricordo che funziona all'interno della vostra DAW, Reaper, Cubase, Nuendo, Pro Tools, o con il drag and drop si può utilizzare ad esempio molto facilmente con Premiere, DaVinci Resolve, quindi creare il suono ed importarlo direttamente in formato WAV. Andiamo a vedere un po' di cose nuove che sono state introdotte. Ad esempio a me piace molto la sezione dei footsteps. Oggi non realizzeremo nulla, ma andiamo a vedere un po' i preset, quindi poi ci saranno dei prossimi video un po' dedicati alla creazione direttamente. Ad esempio andiamo a vedere le scarpe nella foresta. In questo caso abbiamo il nostro pad XY che si va a suddividere in base al materiale su cui camminiamo, e poi qua volendo andiamo a realizzare una modifica del pitch, del pan e altre due aggiunte, quindi che vanno a marcare un'azione diversa. Noi possiamo camminare nel fango, sabbia. Sentite che il suono ogni volta che facciamo play, click è diverso, perché questo va a randomizzare all'interno di una libreria di sample.
ma è molto comodo fare delle transizioni perché noi possiamo passare dal fango alla sabbia in una zona intermedia. Stessa cosa con le foglie. Vedete che la transizione è super veloce. Possiamo poi cambiare il pitch, aggiungere una modalità, sempre legata al punto in cui siamo qua, o uno stop. Molto bello perché per realizzare degli effetti, una camminata in un filmato o registrare, appunto creare dei suoni di base per un videogame è molto facile. Ad esempio con le calze. Piedi nudi. Proviamo ad esempio i Foley. A me piace molto poi aggiungere attraverso Croto Studio, ad esempio, andiamo a prendere ad esempio la tastiera, classici suoni che si possono trovare in vari video, Car Foley. Plastic Bags. Si può cambiare poi il materiale. Qui potrebbe arrivare poi una domanda che mi è capitato di vedere sui forum, ma questo software effettivamente per chi è adatto? Allora, se abbiamo già tantissime librerie a disposizione, siamo abituati a registrare, probabilmente questo software può essere complementare a quello che sappiamo già fare o se abbiamo già tanti suoni, perché in alcuni casi per realizzare qualcosa di veloce è comodo, però se abbiamo tantissimi suoni, se abbiamo già il nostro modo di lavorare, potrebbe risultare meno utile perché semplicemente andiamo a prendere un doppione di qualcosa che abbiamo già. Alcuni preset sono molto specifici e riconoscibili, quindi se vogliamo qualcosa di unico non è probabilmente il prodotto che fa per noi, perché i suoni sono tanti ma sono comunque limitati alla libreria che ci dà a disposizione. Ad esempio andiamo a prendere questo qui. Sentite che il suono è molto riconoscibile, quindi se lo usiamo tante volte è facile incorrere nel problema che è sempre uguale, e soprattutto se abbiamo bisogno di tanti suoni della stessa tipologia, ad esempio Gore, se abbiamo solo questo risulta essere poco per quello che dobbiamo fare. Quindi secondo me è adatto in alcuni casi in cui dobbiamo realizzare qualcosa di veloce, abbiamo pochi suoni a disposizione ma li vogliamo di qualità perché suonano bene, sono utili, e probabilmente non è adatto proprio ai sound designer che hanno già capacità nel editare, realizzare, registrare, ma secondo me a qualcuno che a cui serve qualcosa di pronto, che abbia un po' di tutto e che sia facile da modificare in tempo reale. Però ci sono altri suoni, ad esempio, come andiamo a prendere gli ambienti, che sono molto utili perché ci danno già una palette di situazioni che possono essere comode per fare qualcosa di semplice. Ad esempio questo Commercial Fly, se abbiamo bisogno di un ambiente,
Ad esempio qua potremmo avere differenti momenti di una scena di un film in cui c'è un aereo, quindi ci spostiamo solo il tono, aria, rumble, engine, quindi in base alla scena che abbiamo. Ad esempio se siamo dentro possiamo aumentare le persone che parlano. Stessa cosa nel bus. Oppure, se andiamo a vedere ad esempio nelle cinematiche, ci sono cose un po' più particolari, delle transizioni che possiamo sfruttare. Anche qui sono tante, però allo stesso tempo sono limitate in alcuni casi, quindi se non possiamo basarci solo su questo, se abbiamo bisogno di tante situazioni differenti. Però andiamo a vederne alcune. Ad esempio questa. Se io clicco più volte nello stesso punto, comunque ha un suono differente. Quindi se noi vogliamo qualcosa di specifico, che ad esempio mi serve che suoni esattamente sempre così in quel punto lì, quando lo trovo vado ad esportarlo con il drag and drop, quindi schiaccio, mi è piaciuto, e poi vado a esportarlo nel momento in cui finisco la registrazione, drag and drop, e lo sposto dove più mi serve. Altrimenti, se non mi importa, sto lavorando con il MIDI, posso comunque utilizzarlo senza nessun problema, anche se cambia leggermente ogni volta. Vedete che le combinazioni sono tante, comunque. Ovvio che se avete una vasta libreria di suoni e siete abituati a creare dei suoni e editare, risulta essere un po' bloccata la situazione, perché non è possibile editare all'interno, quindi bisogna esportarli e modificarli successivamente, aggiungere effetti. Però, appunto, come vi dicevo prima, bisogna vedere cosa cercate. Alcuni tipi di lavoro possono essere interessanti perché si ha tanta velocità, non si hanno grandi competenze di audio, questo è molto facile da utilizzare. Poi ad esempio troviamo Weather, ci sono tante scelte. Vedete, questo è semplice per fare le transizioni. In base a dove ci troviamo con il punto d'ascolto. Alcune categorie sono un po' vuote, ad esempio qua nei veicoli non ci sono suoni di motori, sono solo ambienti. Anche le armi ce ne sono. C'è un po' di opzione, non ce ne sono tantissime, ma la libreria è in espansione. Insomma, questo è quello che si può trovare. Vi faccio una carrellata di tutto quello che c'è tanta roba. Io vi invito a provarlo, anche solo abbonandovi un mese. Ci sono varie tipologie, come vi dicevo prima, dovete vedere se è un software che vi può servire.
bisogna provarlo, capire quello che c'è all'interno, quanto è sfruttabile nel vostro modo di lavorare. Sicuramente ve lo consiglio se siete alle prime armi, volete qualcosa di pronto, dei preset facili da utilizzare, veloci, vi dà un bel po' di opzioni pronte all'uso, soprattutto sui passi, soprattutto sui foley, c'è tanta roba che va a coprirvi un po' tutte le situazioni ed è un po' più facile che utilizzare magari dei singoli sample. Se invece avete già tante librerie, sapete già realizzare dei suoni, risulta essere comodo ma un po' limitato, quindi probabilmente bisognerà vedere poi nel momento in cui apriranno la possibilità di importare i sample all'interno di Krotos Studio. In ogni caso fatemi sapere se vi può essere utile, se deciderete di fare l'abbonamento e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!